Hai mai pensato perché la maggior parte delle persone sceglie un prodotto per capelli semplicemente annusandolo? Apriamo la confezione, lo annusiamo e nel giro di pochi secondi abbiamo già deciso se ci piace oppure no. Ma ti sei mai chiesto chi ci ha insegnato a scegliere così? Perché un prodotto non si compra con il naso, eppure è esattamente quello che facciamo. Oggi voglio spiegarti perché succede e soprattutto perché il profumo è diventato uno degli strumenti di marketing più potenti mai inventati. Partiamo da una domanda: perché le aziende investono così tanto nel profumo di un prodotto? La risposta è molto semplice: perché il profumo vende e sposta l'attenzione da ciò che conta, molto più di quanto immagini. Il nostro cervello è programmato per collegare gli odori alle emozioni. Basta sentire un determinato profumo per tornare con la mente a un ricordo di molti anni fa. È un meccanismo potentissimo e il marketing lo conosce alla perfezione. Per questo i grandi marchi non scelgono una profumazione a caso. Dietro a quel profumo ci sono studi, test, ricerche, milioni di euro investiti per creare un'identità olfattiva, perché se quel profumo ti fa sentire bene, inizierai ad associare quella sensazione al prodotto e senza accorgertene penserai che sia più efficace. Ma il profumo non è un ingrediente attivo, non ripara la fibra capillare, non nutre la lunghezza, non rinforza il bulbo, è semplicemente una fragranza. E allora ti faccio una domanda: se prendessimo lo stesso identico prodotto con la stessa identica formula e togliessimo la profumazione, lo acquisteresti lo stesso? Perché ciò che fa la differenza non è quello che senti con il naso, è quello che c'è dentro la confezione, ed è proprio qui che nasce il problema, perché ormai ci hanno abituati a valutare un cosmetico come se fosse un profumo. Ci chiediamo: sa di buono? Quasi mai ci chiediamo cosa contiene davvero, ed è questo l'errore più grande, perché un buon prodotto non si giudica annusandolo, si giudica leggendo gli ingredienti, ed è qui che cambia tutto. Qui entra in gioco un altro aspetto molto importante. Noi siamo stati abituati a pensare che un prodotto naturale debba comunque profumare come un profumo, ma la natura non funziona così. Un'erba profuma di erba, un olio vegetale ha il suo odore, un burro naturale ha il suo odore e alcune piante, diciamolo, non hanno affatto un profumo molto gradevole. Prendiamo ad esempio l'olio di Neem. Chi lo conosce sa benissimo che il suo odore è molto intenso. Molti la prima volta rimangono sorpresi. Qualcuno dice addirittura ha un odore così forte. Sì, quello è semplicemente il suo odore naturale. Lo stesso vale per moltissime erbe ayurvediche: l'arapu, il sidr, il brahmi, l'amla, il bringage. Ognuna ha un profumo diverso e nessuna è stata creata per profumare. Sono piante, non profumi sintetici, e proprio perché non sono state modificate per piacere al nostro naso, mantengono la loro identità. Questo per me è un valore, perché significa che sto lavorando con una materia prima vera, non con un prodotto costruito per conquistare i miei sensi. Ed è qui che dobbiamo fare un cambio di mentalità. Dobbiamo smettere di chiederci che profumo ha e iniziare a chiederci che cos'è, da dove arriva, come è stato lavorato. È una pianta integra o un ingrediente che ha perso gran parte delle sue caratteristiche? Perché quando scegliamo la cura naturale dei capelli, la domanda più importante non è se un prodotto profuma bene, ma se contiene ingredienti che possono davvero fare la differenza. Ed è proprio per questo che il prossimo passo è imparare a leggere la lista degli ingredienti, perché è lì che un prodotto
prodotto si racconta davvero. Un discorso a parte lo meritano gli oli essenziali. Sono tutta un'altra cosa. Non sono profumazioni sintetiche, sono estratti naturali ottenuti dalle piante, ed è anche per questo uno dei motivi per cui l'industria cosmetica li utilizza davvero molto poco. Hanno un costo molto elevato, richiedono grandi quantità di materia prima e non avranno mai un profumo identico anno dopo anno, perché la natura non lavora in serie. Ecco perché oli essenziali e profumi non sono la stessa cosa. Se c'è una cosa che ha completamente cambiato il mio modo di scegliere i prodotti, è stata questa: imparare a leggere l'INCI. E mi sorprende quanto poco se ne parli, perché la maggior parte delle persone compra un cosmetico senza aver mai letto una sola riga degli ingredienti. Guardiamo la pubblicità, la confezione, il colore, il profumo, le recensioni, l'influencer di turno, ma quasi nessuno gira la confezione. Eppure è proprio sul retro che trovi l'unica cosa che conta davvero: l'INCI. L'INCI non è un elenco messo lì per complicarti la vita, è la carta d'identità di quel prodotto. Ti dice esattamente che cosa contiene e soprattutto ti dice in quale quantità sono presenti gli ingredienti. Infatti gli ingredienti vengono riportati in ordine decrescente, dal più presente al meno presente, e questo cambia completamente il modo di valutare un cosmetico. Un'altra cosa che può aiutarti ad orientarti è imparare a riconoscere gli ingredienti. Se scegli un approccio di cura naturale, troverai spesso i nomi botanici delle piante scritti in latino, ad esempio l'Ausonia inermis per l'Enne, Cassia obovata per la cassia, Azaritca indica per il nim, Bacopa monnieri per il brami. Sono i nomi scientifici delle piante ed è normale trovarli all'interno di un INCI. Al contrario, quando inizi a leggere lunghi elenchi di coloranti sintetici, additivi, profumazioni e ingredienti dal nome sempre più complicato, vale la pena fermarsi e chiedersi quanto spazio sia stato lasciato alle vere materie prime. Un piccolo trucco che può aiutarti quando inizi a leggere un INCI è questo: se trovi ingredienti che terminano in cone oppure conol o siloxane, molto spesso si tratta di siliconi, ad esempio dimeticone, amodimeticone e ciclopentaxiloxane. All'inizio ti sembreranno nomi impossibili, poi imparerai a riconoscerli in pochi secondi. Più impari a riconoscere questi nomi, più diventa facile capire che tipo di prodotto hai davanti. Per me la cura naturale significa proprio questo: partire dalle piante, dalle materie prime, da ingredienti riconoscibili, perché più impari a conoscere quello che leggi, meno dipenderai dalla pubblicità e più sarai in grado di scegliere con consapevolezza. Perché se un'azienda pubblicizza una maschera all'aloe, ma l'aloe compare quasi alla fine dell'INCI, probabilmente quell'ingrediente è presente in quantità davvero piccolissime. Lo stesso vale per gli oli vegetali, per estratti botanici, per qualsiasi ingrediente che viene utilizzato come protagonista della pubblicità. Ed è qui che bisogna sviluppare uno spirito critico, perché il marketing può raccontarti una storia, l'INCI molto meno. Due prodotti possono promettere la stessa cosa, ma basta girare la confezione per capire che uno contiene davvero ciò che promette e l'altro racconta soltanto. Per quanto riguarda la cura naturale, io utilizzo solo materie prime, come ho già detto in altri video, ingredienti semplici, riconoscibili, materie prime che conservano la loro identità, perché è questo l'approccio che ricerco quando scelgo di prendermi cura dei miei capelli. E da quel momento succede una cosa bellissima: non sei più tu a seguire la pubblicità, è la pubblicità che perde potere su di te, perché hai imparato
a leggere, hai imparato a leggere quello che stai comprando e credimi, questa è una delle competenze più importanti che puoi acquisire se scegli un percorso di cura naturale dei capelli. A questo punto qualcuno potrebbe chiedermi: ma allora come scegli un buon prodotto naturale? La mia risposta è molto semplice: scelgo solo materie prime semplici, poco lavorate, facilmente riconoscibili. Perché? Perché più un ingrediente viene trasformato, più diventa difficile capire che cosa stiamo usando per davvero. Io amo gli oli vegetali, i burri vegetali, le erbe ayurvediche, le argille, gli idrolati, gli estratti botanici, perché so da dove arrivano, so che cosa sono e conosco le loro caratteristiche. Quando apro una confezione di sidr, sto usando sidr. Quando apro una confezione di arrapu, sto usando arapu. Quando preparo un impacco di cassia, sto usando cassia. Non ho bisogno di immaginare che cosa ci sia dentro. Lo so. Ed è questo che amo della cura naturale: la semplicità, la trasparenza, la possibilità di scegliere consapevolmente che cosa mettere sui miei capelli. Naturalmente questo richiede un po' di studio, un po' di curiosità e anche la voglia di non fermarsi alla pubblicità, perché è molto più facile farsi convincere da una confezione bellissima e da un profumo che ricorda una pasticceria. È molto più difficile fermarsi, leggere, informarsi e capire che cosa stiamo acquistando. Ma è proprio lì che nasce la differenza tra comprare e scegliere. Comprare è prendere quello che ci colpisce, scegliere è capire perché quel prodotto merita davvero di entrare nella nostra routine. Non voglio dirti che cosa comprare, voglio darti gli strumenti per decidere con la tua testa, perché una persona che ha imparato a leggere gli ingredienti e a conoscere le materie prime non sarà più un consumatore, sarà una persona consapevole, e questa per me è la vera bellezza. La prossima volta che prenderai in mano un prodotto per i tuoi capelli, fai una cosa: prima di annusarlo, giralo, leggi gli ingredienti, perché il profumo parla al tuo naso, gli ingredienti parlano ai tuoi capelli. E se vuoi davvero iniziare un percorso di cura naturale, è da lì che tutto comincia. E adesso sono curiosa, dopo questo video, la prossima volta che prenderai in mano un prodotto, lo annuserai per primo oppure girerai la confezione per leggere gli ingredienti?